Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare la mia sciarpona triangolare asimmetrica super easy, semplicissima. La lavorazione, come vedete, è composta da un motivo che in pratica si lavora su 2 giri, costituito da una decorazione composta da 3 maglie alte, una catenella, maglia alta, catenella, 3 maglie alte. È un triangolo asimmetrico perché viene fuori un triangolo rettangolo. Adesso vi faccio vedere lo schema di lavorazione su un foglio. Questo l'ho realizzato qualche anno fa con una cake di quelle multicolor, e avevo anche fatto una decorazione con degli archetti nella parte superiore, però logicamente dei ventaglietti, logicamente la decorazione non è vincolante, potete decidere voi come procedere. Con un diciamo un tono tipo quello, il campioncino che farò adesso, secondo me andrebbe bene semplicemente ripassare l'ultimo giro con delle maglie basse, ma anche tutto il perimetro della sciarpa. Vediamo un attimo lo schema di lavorazione. Allora, lo schema io l'ho fatto. Innanzitutto la forma avrà la forma della mia sciarpa avrà questa come forma, un triangolo rettangolo, perché un lato sarà dritto, l'altro invece sarà composto di aumenti. Infatti sotto vi ho fatto proprio lo schema di lavorazione. In pratica il lato dritto è questo, anche se io poi disegnando lo schema sono andata un po' ad allargarmi, però in realtà la costante è questo lato. Il lato in cui non ci saranno degli aumenti sarà costituito una volta da 3 catenelle nel primo giro. Sono 4 perché la prima mi serve per agganciare l'altra maglia alta, secondo giro 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte e così via. E poi, come potete vedere, all'inizio molto probabilmente ci sarà l'occhio non vedrà la lavorazione di per sé di questo lavoro, però basta arrivare a 1 2 3 4 5 sulla settima riga si inizia, e poi successivamente si inizia a vedere l'aspetto della decorazione. Quindi si può anche provare, cioè sono 7 giri veloci che faremo insieme proprio per farvi vedere. Uno può decidere non mi piace il punto, quindi rinuncio alla lavorazione. Io, per essere ancora più chiara, avevo già realizzato un campioncino. Oggi andremo a realizzare uno molto simile a questo, cioè partendo un po' appunto con le 4 catenelle, maglia alta, e proseguendo per qualche giro per vedere come va. I campioni sono sempre utili anche per stabilire se uno ha scelto il filato giusto per il progetto che immagina di realizzare. Cerco di andare piano e di inquadrare il meglio possibile le mani. Io lascio sull'inquadratura lo schemino perché appunto è abbastanza chiarificatore di ciò che andrò a fare. Allora, vado a prendere 4 a formare l'asola per le 4 catenelle. 1 2 3 4, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella e vado a formarmi nella solina l'altra maglia alta, ok? Ed è questa. Poi cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, giro il mio lavoro, aggiungo un'altra catenella. Sulla terza catenella di quelle iniziali vado a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto, in questo modo, una e poi 2, ok? Poi sono a questo punto,
terzo giro, 3 catenelle, 1 2 3, giro il mio lavoro, faccio un'altra catenella. Come abbiamo detto, sul lato che non avrà gli aumenti sarà costante il susseguirsi di 3 catenelle e 2 maglie alte. A questo punto questa la salto. Nella terza catenella vado a formare 3 maglie alte, sono qui, una, sì, l'ho saltata, scusate, ma con la camera avevo paura di non, sì, 3, sono a una, filo sull'uncinetto 2, filo sull'uncinetto 3, 3 maglie alte, ok, e siamo a questo punto. Poi 3 catenelle per salire, 1 2 3, giro di nuovo il mio lavoro, un'altra catenella sull'uncinetto, filo sull'uncinetto. Allora qui sotto noi abbiamo già il primo motivo della decorazione, quindi nel mezzo sulla maglia alta centrale vado a montare una maglia alta, quindi qui no, in quella centrale la mia maglia alta, poi un'altra catenella, filo sull'uncinetto, nella terza salto questa di unione, nella terza, aspettate che devo cercare di individuarla bene, 1 2, eccoci qua, nella terza vado a realizzare 2 maglie alte. Questo è il lato in cui non ci sono gli aumenti, una e 2 maglie alte, poi 3 catenelle, 1 2 3, giro, un'altra catenella, filo sull'uncinetto, vado sulla maglia alta e vado a lavorare queste 3 maglie alte insieme, cioè nello stesso punto, 1 2 e 3, poi catenella, salto una maglia di base, conto 1 2 e 3, nella terza faccio una maglia alta, opla, mi è sfuggita, scusate, qui maglia alta, ok, siamo qui. Adesso salgo con 3 catenelle, 1 2 3, giro il lavoro nello stesso punto, perché è come se fosse la maglia alta singola della decorazione del motivo, e vado a montarci sopra 3 maglie alte, catenella di separazione, poi al centro nella maglia alta centrale qui metto una maglia alta, catenella, vado a terminare il mio giro con le mie solite maglie alte, 2 maglie alte nella terza catenella, sono qui, faccio sfilare 1 e 2, ok, allora sono qui, adesso salgo 1 2 3, giro il mio lavoro, aggiungo un'altra catenella, mi ricordo che questo è il lato in cui c'è la solita costante, vado nella maglia alta che era sola qui e vado a fare la mia decorazione composta da 3 maglie alte lavorate nello stesso punto, 2 3, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, qui nella maglia, nella seconda maglia, la prima è costituita dalle 3 catenelle, faccio un'altra maglia alta, una catenella, una catenella
e poi salto questa nella terza, vado a realizzarmi 3 maglie alte. Vedete, adesso stanno aumentando i miei punti di lavorazione, diciamo i miei decori, il mio punto di decorazione, ok? Vedete, adesso qui ho 2 gruppetti da 3 e la mia maglia singola. Salgo con 3 catenelle, 2, 3, giro il mio lavoro, un'altra catenella, filo sull'uncinetto, sulla maglia centrale faccio la maglia alta singola, un'altra catenella, sulla maglia singola 3 maglie alte lavorate nello stesso punto. Spero di andare piano in modo che tutti possano seguire. 2 e 3, un'altra catenella nella maglia qui centrale, metto una maglia singola, catenella, e alla fine lavoro qui nella terza maglia alta 2 maglie alte nello stesso punto. E la costante, appunto, come vi dicevo, è sempre questa. Il motivo di lavorazione in pratica cosa vede questa decorazione? L'alternarsi proprio dei gruppetti di 3 maglie alte e di maglie alte prese singolarmente, lavorate singolarmente. Così si procede finché appunto lo si vuole. Questo lato rimarrà costante, gli aumenti ci saranno proprio solo sul lato, ed ecco perché appunto assumerà la forma di un triangolo rettangolo, quindi un triangolo asimmetrico, una sciarpa simmetrica in pratica, con una grande base, un'altezza, l'altezza logicamente sarà decisa da noi quanto vogliamo lunga la nostra sciarpa, se usiamo una cake sfumata, quindi potremmo terminare fino in fondo la nostra cake. Con i filati sottili come tipo questo, come ho detto, io andrei semplicemente a ripassare il perimetro, oppure lasciare libero il perimetro, ma andare a ripassare solo la base, solo questa parte con una maglia bassa, e quindi interpretarla un po' più come più ci aggrada. Spero che questo breve tutorial vi sia piaciuto. Rinquadro nuovamente il mio schemino fatto a mano, quindi abbiate pietà di me. Spero vi sia piaciuto, e se è così, mi raccomando, attivate la campanellina, iscrivetevi, attivate la campanellina per i prossimi tutorial. Buona creatività a tutti da Uncinetti allo sbaraglio.